Oggi vorrei provare a rispondere a una domanda che in passato mi è stata fatta più volte e che ultimamente è tornata alla ribalta durante la live dedicata all'esercito romano di età tardo-antica. Chi erano gli Unni? In questo filmato per prima cosa andremo ad osservare l'immagine stereotipica degli Unni che si è affermata in età contemporanea, per poi inquadrare brevemente questo popolo da un punto di vista storico. Successivamente esamineremo nel dettaglio quella teoria che vorrebbe riconoscere negli Unni un popolo citato negli archivi cinesi degli Han, gli Xiongnu, e che in generale vorrebbe attribuire agli Unni l'appartenenza alla grande famiglia delle genti puraniche, semplificando le genti turciche e mongoliche. Andremo poi a osservare l'altra faccia della medaglia, ovvero come questa teoria abbia effettivamente diversi punti di debolezza e in generale come l'identità etnica degli Unni risulti incredibilmente sfuggente. Proveremo quindi a invertire il nostro punto di vista, a osservare la questione da tutt'altra angolazione, provando a inquadrare gli Unni non come un popolo, ma come una classe sociale, come un'aristocrazia. Ed infine andremo a sottolineare come questa aristocrazia aveva un tratto distintivo che noi riconosciamo in tutte quelle popolazioni tra Europa e Asia che in momenti storici diversi hanno utilizzato il nome di Unni, ovvero la pratica della deformazione cranica. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale ed ora addentriamoci in questo viaggio relativo al popolo che probabilmente è quello dei barbari per eccellenza. Più di tutte le altre genti barbariche, gli Unni hanno finito per rappresentare nell'immaginario moderno l'elemento distruttore completamente incompatibile con il concetto di civiltà. Se la maggioranza delle popolazioni celtiche aveva finito per essere assimilata in seno al mondo romano e se i germani, pur avendo portato alla caduta della sua partizione occidentale, ne erano stati anche in un certo qual modo gli eredi e i prosecutori, il ruolo degli Unni in seno alla storia europea era stato tanto breve quanto contraddistinto da un'ostilità totalizzante, che aveva raggiunto il suo culmine con le campagne di Attila. La figura degli Unni, come termine di paragone per la ferocia senza quartiere, era riemersa poi nei primi anni del Novecento, quando il Kaiser Guglielmo II aveva esortato i componenti del contingente tedesco inviato in Cina a reprimere la rivolta dei Boxer a instillare nei nemici lo stesso terrore degli Unni di Attila e successivamente, durante il primo conflitto mondiale, il mondo anglosassone aveva cominciato a riferirsi ai soldati tedeschi utilizzando il termine di Unni. Nella filmografia contemporanea gli Unni sono sempre stati rappresentati esteticamente simili ai mongoli, secondo uno stilema nato intorno al 1700 e che si è profondamente radicato nell'immaginario occidentale. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? E chi erano esattamente gli Unni? Indipendentemente da menzioni precedenti che rimangono in parte dubbie, come quella degli Hunnoi citati da Tolomeo nel II secolo d.C., gli Unni fanno la loro comparsa sullo scacchiere europeo intorno al 376 d.C. Un popolo nuovo e parzialmente sconosciuto, del quale lo storico Ammiano Marcellino sottolinea più volte l'aspetto alieno e mostruoso, gli Unni giungono da Oriente, da oltre le sponde della palude Meotide, ovvero le sponde orientali del mare d'Azov. Secondo Ammiano, gli Unni per prima cosa si abbattono sugli Alani e li sottomettono, per poi andare ad investire le popolazioni germaniche orientali, in particolare quelle ascritte al macrogruppo gotico, sottomettendone alcune e spingendone altre a cercare protezione all'interno dei confini dell'impero romano. Ciò che colpisce immediatamente a proposito degli Unni e degli eventi che mettono in moto è la concatenazione frenetica e il terrore quasi sovrannaturale che instillano negli altri popoli. Non era la prima volta che nuove popolazioni bellicose, a volte costituite da altri nomadi della steppa come i Roxolani o gli Yazigi, emergevano dal Barbaricum, eppure gli Unni sembrano essere latori di un che di nuovo e di profondamente inquietante, una marea montante che si abbatte in maniera repentina per poi ritirarsi in maniera altrettanto subitanea, con conseguenze tremende e nefaste.
E infatti la gestione molto difficile dell'ondata di profughi, di esodati gotici in seno all'impero porterà in un crescendo di incomprensioni, malversazioni dei funzionari imperiali e ostilità a uno scontro diretto tra Goti e Romani. Porterà alla battaglia di Adrianopoli, che sarà una delle sconfitte più cocenti dell'esercito romano. Negli anni successivi l'atteggiamento degli Unni nei confronti di Roma sembra essere assolutamente randomico. Da Zosimo leggiamo che Uldin, re degli Unni, nel 400 d.C. avrebbe inviato all'imperatore romano d'Oriente Arcadio la testa di Gainas in dono, un suo condottiero ribelle. Eppure già tra il 404 e il 400 d.C. in Sozomeno leggiamo che gli Unni sono protagonisti di scorrerie in Tracia, in Anatolia e addirittura in Fenicia. Nel 406 d.C. l'atteggiamento di Uldin muta però nuovamente ed egli invierà un contingente di cavalieri in aiuto di Stilicone, un contingente di cavalieri che risulterà cruciale nello sconfiggere i Goti di Radagaiso, che erano penetrati sino in Italia, sino a Fiesole. Ancora successivamente però l'atteggiamento degli Unni cambia di nuovo e Uldin porta il suo esercito, costituito parimenti da Unni, da Alani e da Germani, in Tracia e solo il tradimento di alcuni dei suoi nobili consente ai romani di respingerlo, portando alla frammentazione dell'Orda Unna nelle sue differenti componenti etniche. I successori di Uldin riusciranno però a ricostituire l'Orda, cominciando poi a martellare l'impero romano parimenti con scorrerie e richieste di tributi. La parabola degli Unni giungerà al suo apice con le gesta di Attila, che riuscirà a polarizzare su di sé praticamente tutti gli elementi del barbaricum ostili a Roma, e la cui dirompenza verrà contrastata a malapena dall'abilità del generale Ezio e dalla diplomazia di Papa Leone Magno, probabilmente coadiuvata anche da una certa quantità di preziosi. Alla morte di Attila, avvenuta nel 453 in circostanze poco chiare, tuttora fonte di dibattito, l'Orda degli Unni aveva finito per collassare nuovamente su se stessa, esattamente come era successo dopo la sconfitta di Uldin, portando alla riemersione delle sue diverse componenti etniche. Venendo a mancare un capo carismatico in grado di ricomporre il mosaico di popoli dai quali era costituita l'Orda degli Unni, mentre i Germani, forse anche grazie a quanto avevano appreso sotto il dominio unno, andavano a formarsi in entità maggiormente consapevoli, gli Unni propriamente detti finivano progressivamente per scomparire di nuovo nella steppa, quella stessa steppa dalla quale erano emersi neanche 100 anni prima. Nella seconda metà del Settecento l'orientalista francese Joseph de Guignes per primo propose l'identificazione degli Unni negli Xiongnu, un popolo nomade delle steppe dell'Asia citato negli archivi della dinastia cinese degli Han, che dopo alterne vicende era stato espulso dall'Estremo Oriente. Agli Unni venne quindi attribuita un'origine turanica, turcica o mongolica. La proposta venne accolta in maniera entusiasta dall'illustre storico britannico Edward Gibbon, che nel tentativo di confermare l'origine mongolica degli Unni arrivò addirittura a forzare la traduzione di alcuni passi di Ammiano, ad esempio traducendo prodigiose forme et pavendi, letteralmente dall'aspetto mostruoso e terribile, con dalle gambe arcuate, presentando un noto stereotipo legato alle popolazioni mongoliche. L'idea che gli Unni fossero in qualche modo collegati ai mongoli o alle popolazioni sino-tibetane si radicò talmente tanto e talmente velocemente in Europa che nelle stampe dell'Ottocento vengono rappresentati come una sorta di figure ibride a metà strada tra i mongoli e i manciù. Va detto però che tutta una serie di elementi presenti nelle descrizioni classiche degli Unni, collegati tra loro, potrebbero effettivamente far propendere con l'identificazione con un gruppo turanico. In Ammiano, ad esempio, leggiamo che gli Unni hanno un rapporto di simbiosi con la propria cavalcatura. In sella gli Unni farebbero qualunque cosa. Mangerebbero, discuterebbero, mercanteggerebbero, addirittura dormirebbero. E questo elemento ritorna in chiave estremizzata ed evidentemente favolistica in Zosimo, secondo il quale gli Unni sono talmente tanto abituati ad andare a cavallo da non essere praticamente capaci di camminare.
Sempre in Ammiano troviamo una descrizione molto meticolosa delle tecniche di combattimento degli Unni, che in battaglia si dividerebbero in diversi gruppi tattici e dopo aver subissato il nemico con lanci di frecce si scaglierebbero al galoppo nei varchi creatisi nella formazione avversaria, mulinando la spada oppure acciuffando e intrappolando i nemici con una sorta di lasso di stoffa. Un uso intensivo di arco e frecce si ritrova anche in Giordane, secondo il quale gli Unni sono ad arcos sagittasque parati, e in Sidonio Apollinare, secondo il quale gli archi torniti e le frecce sono la loro passione, le loro mani precise e terribili. Il collegamento con i micidiali arcieri a cavallo di Gengis Khan è evidentemente immediato. Ma probabilmente sono le descrizioni fisiche degli Unni a risultare più incisive. In Sidonio Apollinare i tratti distintivi degli Unni sono il volto piatto e gli occhi piccoli. Gli occhi in particolare vengono descritti come praticamente inesistenti, o con il termine fornice non spazioso, ovvero apertura arco stretto. Giordane, nella sua descrizione di Attila, declina tutta una serie di caratteristiche che, secondo lui, sono indicative della sua appartenenza etnica, tra le quali la pelle livida, la bassa statura e la barba rada. La barba rada o inesistente è un altro elemento ricorrente nelle descrizioni classiche degli Unni e, sebbene secondo i romani sarebbe da ascrivere a una pratica di scarificazione rituale del volto, probabilmente in realtà è legata alla scarsità di pelo facciale, che è un elemento presente in diversi popoli dell'Estremo Oriente, mentre invece la scarificazione rituale del volto sarebbe da collegarsi con un rito di commemorazione dei defunti, il piangere lacrime di sangue, qualcosa che è presente presso diversi popoli nomadi. Infine, anche l'onomastica dei condottieri Unni sembrerebbe essere dirimente. Alcuni nomi, come Denzigik o Munzuk, sono evidentemente di origine turanica. Pur avendo passato al vaglio tutta una serie di elementi che apparentemente farebbero propendere per l'inserimento degli Unni all'interno della grande famiglia delle genti turaniche, turciche o mongoliche, in realtà questo è tutt'altro che automatico. L'onomastica, ad esempio, che abbiamo presentato come una prova, risulta essere più che altro un'evidenza di difficile gestione. Infatti, accanto a nomi evidentemente turanici, ve ne sono altri, come Zabergan o Hormidak, che invece sono di origine iranica, e altri ancora, come Bleda, Rua, Uldin, lo stesso Attila, che invece sembrerebbero essere di origine germanica. La stessa identificazione con gli Xiongnu è tutt'altro che confermata e oltretutto sembrerebbe essere foriera di tutta una serie di ulteriori problematiche. Come fa notare infatti il celebre archeologo austriaco Otto Menschenelfen, le evidenze archeologiche relative alla cultura materiale degli Xiongnu non sembrano essere particolarmente sovrapponibili a quelle della cultura materiale degli Unni che sono entrati in contatto con il mondo romano. Di fatto, più si cerca di avvicinarsi all'identità etnica degli Unni, più questa risulta sfuggente. Le fonti classiche, ad esempio, parlano di tutta una serie di popoli dell'Asia centrale, citati anche nelle fonti iraniche con il nome di Xion e nelle fonti indiane con il nome di Huna, che sono presentati come parte della famiglia degli Unni, che però non mostrano delle caratteristiche particolarmente mongoliche. Ad esempio, Procopio di Cesarea, parlando di uno di questi popoli, gli Eftaliti o Unni bianchi, li descrive di carnagione chiara e di aspetto gradevole, discostandosi evidentemente in maniera totale dallo stereotipo mongolico presentato da Ammiano Marcellino e da Giordane. A complicare ulteriormente la questione il fatto che gli stessi Xiongnu delle fonti cinesi non sembrano aderire in maniera omogenea alla figura di un popolo mongolico, o comunque essere etnicamente connotati in maniera precisa. Se infatti il guerriero Xiongnu, raffigurato travolto da un cavallo nella statua del mausoleo di Huokubing, è rappresentato con gli zigomi alti e sporgenti, gli occhi piccoli e obliqui, le labbra spesse, il volto piatto, tutta una serie di caratteristiche proprie dello stereotipo mongolico, nel libro degli Han e nel libro dei Jin i condottieri degli Xiongnu sono caratterizzati tutti
tutti da una statura imponente, sono tutti alti intorno al 1,90 m e uno di loro addirittura viene descritto con ciocche rossicce nella barba, rimandando immediatamente alla descrizione presente in altri documenti cinesi di altre popolazioni nomadi della steppa, però evidentemente indoeuropee, come i Wusun, che sono descritti dai cinesi con la barba rossiccia e per questo paragonati a dei macachi. Sempre nel libro dei Jin, oltretutto, un naso pronunciato e una barba folta sono degli elementi che indicherebbero un'ascendenza Xiongnu. Quindi è evidente che tutto il quadro è complicato e confuso in maniera trasversale. Non solo l'onomastica degli Unni non è completamente coerente con un'onomastica turanica, non solo la cultura degli Unni e degli Xiongnu da un punto di vista materiale non è sovrapponibile, non solo l'aspetto fisico degli Unni e degli Xiongnu e degli Eftaliti non collimano, ma gli stessi Xiongnu non sembrano in nessun caso aderire in maniera coerente a uno stereotipo mongolico, perlomeno non in maniera totalizzante. Per cercare di comprendere l'identità degli Unni e, volendo, per cercare anche il filo conduttore, posto ve ne sia uno, che potrebbe collegarli agli Xion Huna dell'Asia centrale, quei popoli che a più riprese si erano abbattuti sul subcontinente indiano, e agli Xiongnu delle cronache cinesi, è opportuno cambiare completamente prospettiva, approcciandosi al problema da un'angolazione completamente diversa, abbandonando la rigida impostazione dell'etnografia ottocentesca. Secondo il celebre medievista viennese Walter Pohl, le grandi confederazioni della steppa non erano mai state etnicamente omogenee e quindi la ricerca degli Unni in quanto popolo, con degli elementi etnici, culturali e addirittura somatici ben definiti, sarebbe destinata al fallimento proprio perché l'obiettivo sarebbe stato in partenza sbagliato. Secondo Pohl, l'unica cosa che possiamo affermare con certezza è che il termine Unni sarebbe stato usato in contesti e momenti diversi del tardo antico per indicare delle bande di aristocratici guerrieri che avrebbero operato nelle steppe dell'Eurasia. La tesi di Pohl, forse eccessivamente generalista, è stata affinata da Men Shen-Elfen e da Yoon-Jin Kim, un archeologo dell'Università di Melbourne, entrambi abbracciando l'idea degli Unni non gruppo etnico e culturale, ma gruppo politico e sociale, ma volendo anche vedervi il primo motore che avrebbe portato alla nascita di tutte le diverse orde degli Unni dell'Asia e dell'Europa, da quelli che si erano abbattuti sull'impero romano agli Xiongnu delle cronache cinesi, dagli Eftaliti ai Kidariti. Secondo Men Shen-Elfen, diverse bande guerriere costituite da Unni, che solo inizialmente sarebbero state composte solo da elementi mongoli e o turchi, avrebbero cominciato ognuna ad operare in Asia centrale, ognuna confrontandosi con diverse popolazioni e sottomettendole una dopo l'altra, ognuna andando a creare una propria massa critica con l'obiettivo di destabilizzare i grandi imperi stanziali, quello romano, quello cinese, quelli del subcontinente indiano. L'operazione di amalgama e di sincretismo etnico e culturale che presso le culture stanziali avviene con ritmi relativamente dolci e progressivi, nella realtà frenetica e fluida della steppa avrebbe preso dei ritmi convulsi, con una costante federazione di elementi sempre nuovi, non riuscendo quindi mai a creare delle realtà propriamente omogenee. Ecco perché le diverse orde degli Unni sarebbero state così diverse tra loro ed ecco perché anche all'interno della medesima realtà Unna vi sarebbero stati elementi singoli molto diversi da un punto di vista etnico, somatico, linguistico, culturale tra loro. Il fatto che le fonti classiche insistano sull'elemento mongolico da un punto di vista estetico presente in seno agli Unni è probabilmente dovuto a un fenomeno abbastanza naturale, quello dell'elemento particolare, ma particolarmente alieno ed esotico per chi lo osserva, che viene tramutato nella cronaca in generale, un qualcosa che avviene molto spesso soprattutto se la cultura della quale si sta scrivendo è una cultura con la quale non si ha un rapporto particolarmente pacifico.
Per creare un parallelo, è altamente improbabile che i Celti che si sono scontrati con il mondo greco e romano fossero tutti alti, notevolmente biondi, con gli occhi notevolmente azzurri, con la pelle notevolmente chiara. Eppure è così che sono descritti dagli storici greci e dagli storici romani, proprio perché l'elemento che veniva recepito più alieno e più dissonante viene generalizzato per cercare di esasperare l'alterità con il nemico. L'unico elemento che probabilmente doveva essere condiviso e comune alle diverse realtà degli Unni tra Europa ed Asia doveva essere qualcosa che consentiva in una realtà così magmatica e multietnica di far sì che gli Unni propriamente detti, ovvero gli aristocratici, fossero distinguibili, e trattandosi appunto di una realtà multietnica non poteva che trattarsi di un elemento artificiale che presso gli Unni prese la forma di una modifica estrema del corpo, la deformazione cranica. Un elemento ricorrente nelle descrizioni fisiche degli Unni operate dai classici è la forma peculiare del loro cranio e del loro naso. Giordane, nella sua descrizione di Attila, oltre a citare la carnagione livida, la bassa statura e la barba rada come ulteriori elementi diagnostici dell'appartenenza etnica del sovrano, indica la testa grossa e il naso schiacciato. Sempre Giordane, parlando in generale della testa degli Unni, la paragonerà ad una massa informe. Sidonio Apollinare, parlando del cranio degli Unni, lo descriverà come una massa rotonda che si sviluppa verso l'alto, e parlando del loro naso offre un elemento molto importante che ci aiuta a chiarire come mai i classici insistano in maniera quasi parossistica sull'aspetto mostruoso e alieno degli Unni, che non può essere spiegato semplicemente con un'avversione nei confronti del fenotipo mongolico, che, come abbiamo dimostrato, non doveva essere presente in maniera particolarmente totalizzante. Di fatto, Sidonio Apollinare scrive che le madri degli Unni fasciavano il volto e il capo dei loro bambini strettamente per inibire la crescita del naso, esasperando un volto che già di per sé era piatto. Il naso cresceva così schiacciato e, secondo Sidonio Apollinare, tutta questa operazione era compiuta per far sì che, raggiunta la maggiore età, un naso eccessivamente sviluppato, eccessivamente prominente, non andasse a impacciare, a intralciare nell'uso dell'elmo, con un chiaro riferimento al nasale. Altrettanto chiaramente però questa interpretazione di Sidonio Apollinare è poco credibile. Infatti noi sappiamo che la deformazione cranica, che è praticata presso diversi popoli della Terra, ha sempre una funzione estetica e legata ad un senso di appartenenza di classe. Ed è infatti proprio questo aspetto della deformazione cranica ad essere il filo conduttore che collega le diverse orde degli Unni tra Europa ed Asia. Infatti l'archeologia ci restituisce crani modificati artificialmente, allungati artificialmente, sia presso gli Unni che si sono incuneati in Europa, sia presso gli Huna dell'Asia centrale e del nord dell'India, sia presso i membri della cultura Kenkol, che è stata identificata come la frazione settentrionale degli Xiongnu delle cronache cinesi. In Europa la deformazione cranica sembra travalicare l'ambito Unno propriamente detto, e infatti per un certo lasso di tempo la troviamo praticata anche da tutta una serie di popolazioni germaniche che erano state inglobate nell'Orda, come gli Ostrogoti, i Rugi, gli Sciri, gli Eruli, i Burgundi e molti altri. Il fatto che esistano dei singoli individui germanici che praticano la deformazione cranica può essere interpretato in maniera ambivalente, o come una volontà di tendere verso un modello ritenuto vincente, quello Unno appunto, sia come una vera e propria appartenenza di questi singoli all'aristocrazia Unna. E in un contesto come quello Unno, che a tratti sembra parafederale, non è un'ipotesi così peregrina. Dobbiamo quindi immaginarci dei soggetti che erano latori di una sorta di doppia identità, di doppia appartenenza, che erano percepiti e si percepivano sia parte della propria specifica realtà tribale germanica, sia dell'aristocrazia Unna.
Termina qui questa puntata dedicata agli Unni e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.